Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, siamo di nuovo qua in diretta con la stanza di bottoni. Stasera sarà dura commentare una gara che il Milan ha perso, ai noi, 5-1, e non è una gara qualsiasi, è il derby di Milano, che il Milan perde sabato sera in quel di San Siro. Tra l'altro siamo già alla vigilia di un'altra gara, perché domani sera sarà già tempo di Champions League, sarà Milan-Newcastle, insomma sarà anche tempo di pensare alla prossima, ma oggi con la stanza di bottoni andiamo a analizzare quello che è successo nel derby di Milano. Mister Emanuele Bottoni, ciao e ben ritrovato. Sì, ciao Simone, ciao. Da una parte è meglio che si gioca subito, Sì. no? Un po' per tutti, sia per i ragazzi e per noi, tifosi. Eh sì, domani si torna in campo, ma come detto dobbiamo analizzare quello che è successo sabato. In realtà quasi quasi potevamo mettere in onda quello che abbiamo fatto lunedì scorso, cioè la preview del derby basandoci sulle prime tre partite dell'Inter in campionato. E più o meno abbiamo visto quello che avevamo anticipato, o meglio, abbiamo visto quello che in realtà l'Inter fa da almeno un paio d'anni a questa parte e soprattutto con il Milan da almeno 6-7 derby a questa parte. Poi ho visto che hai messo anche delle slide che non parlano di Inter, ma addirittura parlano del duello Inzaghi-Pioli e poi ne parliamo in chiusura. Mister, come al solito ti lascio l'apertura, poi come al solito andiamo alle slide. Sì, allora noi praticamente avevamo fatto questa analisi lunedì scorso per mostrare un po' ai nostri teleascoltatori e radioascoltatori quali sono i movimenti che di Inzaghi, perché poi vedremo pure con la Lazio, e dell'Inter in particolare, che ci hanno messo in difficoltà negli ultimi derby, no? E sinceramente sia io che te, Simo, eravamo convinti che anche il mister col suo staff avesse, insomma, visto queste cose e deciso di comunque apportare qualche modifica. Abbiamo specificato, io l'ho risentita la trasmissione, abbiamo specificato che un allenatore ha le sue idee, le porta avanti, sono assolutamente sempre rispettabili, non c'è chi ha la bacchetta magica oppure che ha la verità in tasca, l'abbiamo sempre detto. Però a volte abbiamo detto questa frase qui, non significa snaturarsi, ma adoperare un po' di buonsenso e in alcune occasioni fare un passo indietro, che non significa rinunciare a qualcosa, ma bensì a stare solo un po' più attenti. E avevamo, diciamo, focalizzato la nostra attenzione su che cosa? Inserimenti dei centrocampisti, qua il non possesso palla, il fatto di probabilmente, avevo sottolineato molto spesso, di cercare di non rompere la linea difensiva, cioè non creare quindi quei buchi in difesa, lasciare comunque uno contro uno i difensori senza una copertura, a maggior ragione perché la coppia stavolta non era Tomori Kalulu, no? Ma bensì Ciao Kier, che hanno un'altra struttura fisica, quindi a Sì. maggior ragione possono soffrire questa tipologia di avversario e quindi rinunciare a fare questo e diciamo lasciare il movimento incontro di Lautaro eccetera a un centrocampista, no? Poi abbiamo detto pure che in fase invece di nostra fase di possesso cercare di giocare con rapidità tra il terzo e il quinto, approfittando dell'altezza dei quinti, quindi mettendo in difficoltà. E un'altra opzione era giocare ai lati di Cialanoglu, quindi cercare quelle zone, mezze zone, le cosiddette half space, per cercare di mettere in condizione l'Inter di fare scelte, quindi Cialanoglu, il braccetto che esce, e metterli un po' in difficoltà. Onestamente parlando, abbiamo fatto un po' tutto il contrario, ma questo ragazzi, ve lo ripeto, poi c'è l'uscita pure da tifoso, perché ho fatto il capo ultra su Twitter, perché poi c'è l'aspetto, appunto, io sono un tifoso comunque del Milan, quindi mi becco le prese in giro come voi, è umiliante per noi perdere 5-1 un derby, è una cosa che fa male, poi in più avevamo appunto studiato l'Inter e ci aspettavamo una piccola qualcosa di correzione, insomma, nell'affrontare questa squadra, no? Non lasciarli giocare sul loro terreno ideale. Ecco, questo è il discorso. Poi, per carità, tu puoi fare la tattica alla perfezione e perdi la partita perché ti dice male,
l'avversario è più forte di te, quindi l'incidenza tecnica supera quella tattica, quello è un altro discorso, però avremmo detto vabbè, pazienza, abbiamo perso più forti, amen. Però vedere il mister che non ci ha nemmeno provato, un pochino di fastidio ce l'ha dato. Questo non significa né mancargli di rispetto, perché in passato l'abbiamo esaltato in più di un'occasione, e neppure smettere di farlo da finita questa trasmissione a domani in poi, stiamo tutti dalla sua parte. Però No, perché naturalmente... quello che ha stupito me, forse avrà stupito anche te, è che il Milan ha tentato di rivincere il derby ancora una volta con le stesse armi degli ultimi 7-8, pensando che facendo meglio quello che aveva provato a fare negli ultimi 6-7 forse sarebbe andata meglio. Invece di provare a pensare di dire quello che stiamo proponendo è il problema, non se lo faccio bene o lo faccio male, è proprio quello che sto proponendo il problema grosso. E invece siamo andati un po' a schiantarci ancora una volta, riproponendo le solite cose, cercando di farle meglio, invece forse per paradosso le abbiamo fatte anche peggio. Secondo me hai centrato molto bene questa Mm. cosa. Secondo me, anche per le dichiarazioni, poi, e termino questo preambolo, Simo, delle dichiarazioni a fine partita, no? Che sono quelle che poi sinceramente mi hanno infastidito, sono sincero. Poi, ragazzi, se volete l'ipocrisia, no? L'ipocrisia è pieno. Accendi la TV, è pieno di ipocriti che dicono sì, però, sai, la sfortuna. Noi cerchiamo di dire le cose come stanno, no? A volte fa bene, a volte fa male. Se fa male siamo pure tifosi, ci fa male pure a noi, magari uno schiaffettino al collo ce lo diamo, no? Ma nel senso figurato, ovviamente. Ci sta. Io dico, ma a fine partita, lui ha detto, hai detto bene tu, sì. Lui batteva anche su questo fatto, dobbiamo migliorare quello che facciamo. Quindi secondo me nemmeno sto 5-1, lui secondo me non vede proprio dove la squadra pecca, come avevamo sottolineato anche col Bologna, che era mobile, che faceva questi tagli, inserimenti, situazioni posizionali, ci ha messo in difficoltà. Perché? Perché noi andiamo sull'uomo. A volte bisogna pure coprire lo spazio, questo è il discorso. Bisogna capire quando fare una cosa e quando fare l'altra cosa. E noi andiamo un po' troppo istintivi, e secondo me hai detto bene, questa cosa l'ha centrata alla grande, secondo me, Simo. Lui ha pensato, noi abbiamo perso gli ultimi derby perché le mie idee non le abbiamo portate in campo bene. Adesso le metteremo in campo meglio, anche perché ho degli interpreti, a suo pensare, a suo modo di pensare, più idonei per mettere in campo questo calcio. Ma non è così, perché l'Inter ha giocato sul suo terreno. Adesso andremo a vedere le slide e si vede lontano un miglio che tutto ciò che avevamo visto, cioè hai detto bene tu all'inizio, Simo, quello che abbiamo visto lunedì scorso abbiamo visto in campo sabato, cioè era la fotocopia. Partiamo. Vai. Partiamo al quarto minuto. Il problema è anche questo, che per l'ennesima volta, mister, al quarto eravamo già sotto. Esatto. Questo è il gol di Mkhitaryan, il primo della serata. Esatto. Allora, qua il discorso è questo. Lui dice, i primi 4 minuti abbiamo avuto la palla, ma il possesso della palla, l'Inter te lo lascia volentieri, perché? Perché l'Inter ti vuole far salire, col possesso palla si abbassa l'Inter, sali tu, e gli si creano gli spazi da attaccare che loro sanno benissimo come fare. Qua ti faccio un esempio. Dumfries è il quinto un po' più basso di Di Marco, vediamo Di Marco in alto, no? I 3 difensori, tutto chiaro, e i 3 centrocampisti, si vede tutto benissimo, no? A un certo punto Teo esce sul quinto, vediamo, no? Ok, Giroud scherma, diciamo, il play, cosiddetto play, e Reinders su Barella. Qua, per esempio, già Loftus-Cheek, e questo significa non lavorare, secondo me. Allora, le cose sono due: o il mister non ci lavora, o il mister ci lavora e i giocatori se ne fregano. Allora, poi noi queste cose non le sappiamo e non possiamo dire, noi possiamo solo vedere le cose. Qua Loftus-Cheek, e io ho visto l'Inter, guarda, non sbaglia le posizioni, stanno attenti, concentrati, scalano bene. Guarda Loftus che non sta sulla linea di Giroud, inutile, perché ormai Dumfries sta di qua, orientato davanti, lui deve stare sulla cono di luce rossa, e Krunic deve stare più orientato alla palla di qua.
Quindi se Krunic mi viene qua sotto Reinders, guarda la situazione, e Loftus mi va allineato a Krunic, io già sto meglio in campo. Già io ho chiuso degli spazi, ho coperto degli spazi. Lautaro viene in incontro, lo prende Loftus-Cheek, lo scherma, 2 contro 1, temporeggia, non li fa giocare. Quindi vedi, già qua 2 posizioni sbagliate e poi te le porti avanti, te le porterai dopo te le porti, guardiamo avanti. Vedi? E qua è uscito Ciao, no? È uscito Ciao su. Quindi qua primo errore, perché io ho letto, no? Giustamente, qualcuno dice, però mister, ci sono gli errori individuali, come per dire, quello che dici tu è vero in parte, non è la tattica, è l'errore individuale. Ci sono anche gli errori individuali, eccolo qua, però è vero pure l'errore, cioè se tu tatticamente fai le 2 cose fatte bene, gli errori individuali si possono limitare. Anche in questo caso, guardate, no? Cioè qua va Ciao su Thuram. Allora, innanzitutto, se non sei certo dell'anticipo, l'ho scritto sotto per non dimenticare, copri lo spazio, togli la profondità, non ti fai superare mai e poi mai, lo temporeggi, ti appoggi, lo accompagni, lo accompagni, ma tu non ti devi mai far superare, no? E se dovesse succedere lo stendi, lo prendi alla maglia, prendi il giallo, no? Non deve succedere a quarto minuto. Però allora, invece lui qua sì, c'è l'errore individuale di marcatura, ci sta. Però guardate pure gli errori tattici. Kier sul Lautaro a uomo, la si scala. La Kier deve venire dove sta scritto un'altra volta Kier? In copertura. Calabria prende Lautaro. Voi mi direte, ma Calabria sul Lautaro. Ho capito, ma il pericolo adesso sta di qua. Krunic, guardate dove sta. Già stava male posizionato, se vi ricordate la slide precedente, Krunic doveva stare dove sta adesso Thuram quasi, vedi? Vedi dove sta la freccia? Già sta sbagliato. Guarda dopo, infatti sta fuori posizione. Allora a quel punto però, cosa deve fare lui? Vai subito nella linea, subito quello che faceva che sì. Marcatura uomo forte fuori, mediano nella linea difensiva. Quindi se Kier era più vicino copriva Kier, Krunic al posto di Kier. Se invece Krunic andava a coprire Ciao, perché sta prima lui, se stava posizionato meglio, Kier rimane sul Lautaro. Però tu ti rimetti bene. Mi spiego? Ti rimetti bene. Cosa succede? Scusa, ancora prima, Simo, guarda qua. La freccia su Dumfries, lo vedete? Perché? Perché guarda, Teo e poi vedremo le azioni con la Lazio. Con la Lazio, Teo Hernandez ha preso queste imbucate identiche da Lazzari. Quindi tu le hai viste, le hai riviste, cioè almeno io immagino, ipotizzo che facciano le analisi, perché sennò stiamo a parlare di niente. E credo di sì, cioè, non ci sono dubbi, credo, su quello. Ma io dico, è impossibile. Però se fai le analisi, prendi pure Teo, gli dici, io pure lo farei io, non è che lo devi fare Pioli, Cioè anche l'analista, il vice, il collaboratore tecnico fa, Teo, guarda, occhio, che ti parte alle spalle, l'hai visto pure Lazzari, pure qua. Glielo dici tu, non è che devi fare tutto l'allenatore, Lui guarda la palla e questo gli parte alle spalle. Poi, perché Teo, attenzione, perché Teo è veloce e fa una specie di miracolo, perché da 15 metri li recupera, eppure Dumfries è veloce. Quello è un altro discorso, quella è una qualità di Teo Hernandez, ma tu mettiti in vantaggio, mettiti in anticipo e poi vediamo. E se lo fa partire, vedi? Gli parte alle spalle. Guarda dove sta. Quindi Thuram sta ancora là facendo la guerra. Reinders intanto ha recuperato, Teo Hernandez sta per terra perché ha preso la spallata da Dumfries, sì. Ho capito, Simo, ma le spallate dalle tu, cioè noi è possibile che prendiamo le spallate, poi vedremo altre slide, noi i corpo a corpo li abbiamo persi tutti, 9 su 10, 9 su 10, è impossibile. Quello chiaramente non c'entra Pioli, non dico che se tu perdi corpo a corpo ogni volta non è colpa di Pioli. Chiaro. Cioè sì, gli possiamo addebitare il fatto di caricarli di più, di fargli capire che un derby non è solo il fioretto, no? Ma purtroppo è la spada quella grezza,
lo spadone, no? Perché il derby è fatto di tante cose, non solo del bel calcio, che giochi bene, che d'esterno destro, esterno sinistro, di collo in devi anche fare la guerra, e questi l'hanno fatta la guerra loro, noi no. Quindi guarda qui, Dumfries, Thuram, dato di fatto, 2 contro 1, facile. Martinez con Kier, guarda Calabria sta in ritardo, perché? Perché Calabria egli stesso stava, scusami il cane che abbaia, stava troppo alto, come Matteo sta alto, Calabria sta alto, quello sta alto, stanno tutti alti e arrivi in ritardo, vedi? Quindi quella, se ti ricordi l'analisi di lunedì, Simo, Sì. se te la ricordi, abbiamo fatto vedere un'azione della Fiorentina che aveva l'1 contro 1 così, con la punta dell'Inter. Uguale, identica. Abbiamo detto dobbiamo evitare queste situazioni qua. E niente, va bene. Poi andiamo avanti. Guarda qua. Qua Krunic è rientrato bene. Ciao sta per terra. Cioè, ma io dico no. Ma scusate, questa è una mia digressione, una mia parentesi. Ma dico, ma sei 1,95 m, ragazzi. Oh. Cioè, sei 1,95 m, ma come ti fai a far buttare così giù? Ma che scherzi veramente? Oh. Metti il corpo, fatti sentire. Vabbè, questo non c'entra niente. Alla fine, questo qui va al cross, Thuram, no? Sì. Guarda, paradossalmente stiamo messi benissimo. Guarda come stiamo. Diagonale inversa, uno sull'uomo, Reinders. Krunic che sta sulla copertura giustamente della palla dietro. Perché? Perché la retta piccola, vedi, è di Maignan, c'è Kier. È coperta bene questa azione qua. Naturalmente questo qui riesce a crossare, no? Riesce a crossare, a metterla, e sta palla sfila. Poi c'è la sfortuna, vedi, perché poi tu senti, no? Però la sfortuna, però l'errore individuale. Poi ci sta tutto in mezzo, no? Perché poi quando va male tutto. Però guarda, Allora, la faccio anche vedere. Guarda, questo passa la palla. A un certo punto, qua Reinders, Sì, perché ti dico una cosa. rimpallata, li ritorna indietro e la rimette dentro. Esatto, cioè pensa alla sfortuna, no? Cioè gli ritorna sui piedi a questo, sui piedi suoi, quindi per carità la sfortuna ce la mettiamo pure lei. Qua Reinders non lo fa crossare, però non lo devi far crossare facile, sinceramente. Ciao ancora che si sta a rialzare, perché si aspettava che l'arbitro rialza e va a fare la guerra. E Dumfries sta solo. Guarda Loftus Cheek, che si è perso Mkhitaryan. Cioè noi guardiamo la palla. Se questo mette la palla al secondo palo, quello fa gol. E poi c'è Martinez pure da solo, Dumfries da solo. Qua parliamo dell'area di rigore, voglio dire. Barella a rimorchio. Cioè loro sono padroni qua, sono padroni nel senso che se pure fanno gol recuperano loro la palla, questo voglio dire. E lo vedremo anche in altre azioni, che sono... Guarda, sta palla questo riesce a crossare da qua, no? Che insomma, se stai più attento non lo fai crossare. E guarda questa palla come sfila in mezzo a tutte queste gambe e va a finire a Di Marco. Cioè, voglio dire, Che è solo, certamente poi... completamente solo. Tra l'altro, Guarda, perché sì, in sì, tutta sì, questa azione non è mai tornato nemmeno o Pulisic o esatto, qualcun altro. Perché Di Marco esatto, è rimasto solo, è sempre stato solo. esatto. Qua andiamo a ragionare su altre situazioni. Ecco, Pulisic è arrivato adesso, era Tardi. arrivato e aveva stretto. Quando prendi anche riferimento l'uomo, poi questo che fa? Vabbè, la mette, la calcia, non ho ben capito. Mkhitaryan, guardalo, già sta solo, tutti orientati alla palla, che guardano la palla, che escono verso la palla. Barella sta solo, tutti guardano, e si due fermi. Ciao e Krunic sul secondo palo, abbandonati, fermi, morti. Cioè io dico, uno vabbè rimane su Dumfries, un altro stringe, no? Cioè va date anche se è chiaro poi la dinamica dell'azione è abbastanza veloce, per carità, noi specifichiamo sempre, e ulteriormente per l'ennesima volta è più facile da seduti che in campo, però un po' di confusione c'è, dai. E niente, Vado oltre, mister, quindi dai.
perché Come? purtroppo, vado oltre perché purtroppo ne abbiamo Sì, veramente tante da far vedere. sì, Quindi vai. vado veloce. C'è un'occasione poco dopo, perché qui l'Inter fa gol. Raddoppierà dopo il 30°, ma in realtà ci graziano pochi secondi dopo, sempre con Mkhitaryan. Perché? Aspetta che la Esatto. vado a recuperare, perché... No, aspetta, ti faccio vedere prima un'altra cosa velocissima, cioè il gol di Thuram, poi recupero Mkhitaryan, perché sennò non Sì. riesco a caricarle tutte insieme. Questo è il gol di Thuram. Allora, il gol di Thuram. Guardate qua la situazione, no? Possesso palla nostro lento. Il possesso palla lento cosa fa? Permette all'Inter di sistemarsi alla meglio. Quindi 5, 3, 1, 1. Ok? Noi col possesso palla, con loro che si abbassano, che facciamo? Andiamo ad occupare le posizioni offensive, illudendoci di così di stare a guadagnare campo, di stare a vincere la battaglia. Questa è una battaglia qua. A un certo punto, qua c'è il cerchio giallo, vedi, al lato di Giroud e di Çalhanoğlu. Perché l'ho messo? Perché era quella raccomandazione lunedì di giocare palla ai lati di Çalhanoğlu, così vediamo cosa intendevo dire io. Ecco che intendevo dire. Se qua c'è l'uomo al lato di Çalhanoğlu, tu li metti in difficoltà, perché o esce il terzo che sta su Leao, su quest'uomo qua, e allora Leao resta solo, quindi questo qui deve, vicino a Renders, deve Barella e questo deve stringere e rimane solo Renders, cioè ti devi mettere in condizione di farli scalare. Se tu sei statico, questi si piazzano là, fanno muro, è finita. Quindi Loftus-Cheek sta tipo trequartista dietro a Çalhanoğlu, ma sta dietro a Çalhanoğlu. Che fa dietro a Çalhanoğlu? Mettiti al lato di Çalhanoğlu, dove in zona luce puoi ricevere la palla. Pulisic a stretto, Calabria largo, Giroud che fa il movimento ad andare in area, no? Vedi? Sì. Quindi là gli va messa la palla sopra. Invece Teo gliela dà Rasoterra. Rasoterra è facilmente intercettabile, eccola qua, intercettata. Quindi la posizione di Dumfries, di cui abbiamo parlato lunedì scorso, chi vuole se la va a rivedere la trasmissione. Posizione offensiva preventiva di Dumfries già segnalata, che è la stessa di Lazzari alla Lazio, eccetera. Cosa succede? Che Dumfries subito si comincia ad alzare. Guardate Krunic dove sta, Calabria dove sta, Loftus dove sta, Renders dove sta. Praticamente andiamo avanti, Simo pure, tranquillo. A me quello che stupisce sono le posizioni dei due dell'Inter, soprattutto Dumfries che sta già pensando, è una palla scoperta questa. I nostri Esatto, dovrebbero già scappare, non dovrebbero essere piatti così. Invece si stanno godendo tra lo l'altro, show. bravissimo. E praticamente che succede? Vedi, Krunic anticipa sta palla, ma loro stanno sempre primi sulle seconde palle. Guarda pure che c'è anche un altro, Loftus che è statico, loro recupera palla subito l'interista e Dumfries parte. Dumfries parte perché Mkhitaryan la dà a Lautaro di prima alla Totti la butta nello spazio, aspetta, non ti muovere Simo, guardate Kier dove sta, ma se già c'è Calabria là, no? Io dico, cioè, Dio mio, no? C'è Calabria, allora mandaci Calabria. Allora, Davide, persa palla, pensa all'uomo. Kier, non rompere la linea. No, esce Kier. Teo Hernandez che si fa un'altra volta uccellare alla grande da Dumfries. Vedi? Lautaro verticalizza di prima perché sa già, se tu conti gli uomini qua, Leao fuori schermo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, siamo 9. Significa che lì sotto, dopo Thuram e dopo Dumfries, c'è uno solo. Ciao e basta. Infatti. Eccolo là. Quindi qua vedi un 2 contro 2 falso. Perché? Perché è un 2 contro 2 con Teo il recupero però, che stava oltre i due. Ma questa, ragazzi, questo qua, cioè, scusate se mi permetto, ma non è per fare il professore, perché io ripeto, da seduti è facile, quello che volete voi, però noi siamo il Milan, cioè qua
come ieri mi ha segnalato un ascoltatore, ci sono le categorie, no? Ci sono le categorie. Allora, se noi stiamo ad allenare il Milan, dobbiamo chiaramente non essere dei sempliciotti, dei faciloni, no? Cioè, che andiamo tutti avanti, la viva il parroco. E questo è il quadro finale. Quindi qua poi subentra che dice: ma Thuram ha fatto un gran gol. Ho capito che ha fatto un gran gol, ma tu non devi arrivare a questa situazione qua. Guarda, cioè qua stai al 37esimo, 1-0. Thuram fa un gran gol perché questa palla lì è un pizzico scappa larga, perché sennò tira dritto e va in porta. Bravo, bravo, Non è perché che... questa palla che Lautaro gli dà di schiena è un po' larga, vedi? Poi Teo grande corsa e quello per carità ha un suo merito. È come quando diciamo errore individuale, è vero pure che ci sono i recuperi individuali, cioè quelli che il giocatore è bravo a mascherare il suo errore o l'errore generale della squadra. Vedi, questo a un certo punto poteva andare in porta, come hai detto tu, se ce l'ha più dritta. Alla fine la mette e se la mette bene, questo Thuram la prende nello spazio e fa gol. No, sta palla passa per nostra fortuna, vedi, passa. Thuram non può calciare e andare subito in porta. Ci andiamo a riposizionare. Guardate, noi ci siamo riposizionati. È rientrato Kier, Krunic ha seguito l'inserimento di Mkhitaryan e vedremo in altre slide che era lui quello che doveva seguire Mkhitaryan e purtroppo sapete che io lo stimo tanto, ma evidentemente non gli è riuscito più di tanto. Teo Hernandez guarda il pallone e Dumfries chi se ne frega. Renders così là sta bene, insomma, comunque è tornato. Calabria, guardate dove sta. Cioè, ma Calabria fa il terzino, che fa l'ala, il terzino, cioè sta sempre fuori. E non è colpa sua, ovviamente, qualcuno gli chiederà di stare fuori, no? Ma se tu c'hai Pulisic, scusami, Pulisic, ma usa lui che c'ha il dribbling, ha il cross, cioè perché Calabria? Ecco, ci sono cose che non ancora, ma per mia ignoranza, attenzione, io me lo chiedo a me stesso, lo chiedo pure a chi ci ascolta, magari ci fa qualche commento. Io ci sono cose che non capisco, ecco, perché sono ignorante io, non è perché non le capisco perché è sbagliato. E poi, vedete, abbiamo recuperato, in area ci stiamo, però che manca, Simo? Manca il raddoppio, perché il terzino sta alto, la mezzala Loftus di parte sta in tre quarti dietro a Çalhanoğlu. Ma chi recupera? Krunic segue Mkhitaryan e tu hai sempre l'uno contro uno, ma te lo puoi permettere? Cioè, la domanda è questa: ma tu te lo puoi permettere? Col Monza forse non è detto. È quello che dicevamo in realtà dopo la partita col Bologna, l'analisi che abbiamo fatto Bravo. per Bologna-Milan, ci eravamo detti, vabbè, col Bologna ti dirò, ma anche se rischio una volta ogni tanto, una volta attacchi tu, una volta attacco io sono più qualitativo di te e forse vinco la partita 4-3 vinco la partita. e vinco io. Con l'Inter non lo puoi fare. Cioè, con l'Inter non Non lo puoi puoi fare, permetterti di capito? dire attacchi tu, attacco io, però loro difendono, tu lasci l'uno contro uno. Però poi tu, se alla trasmissione fai presente queste cose in una partita vinta a Bologna, ti prendono per pazzo, no? Dici, ma questi che vogliono? Ma abbiamo vinto 2-0, che state a dire? Invece no, ragazzi, le cose vanno viste per tempo, non si vedono quando i buoi sono scappati, si devono vedere prima se il cancello è chiuso. E ecco qua che poi prendi sto gol. Ok, questo ha fatto un grande gol, ma se tu stai messo bene, non lo fa sto gol, non lo prendi il gol e vai 2-0. 2-0 Guarda, mister, al 37. quelli che ci stanno guardando da casa fanno una foto di questa slide con Mkhitaryan, guardate dov'è, riavvolgiamo il nastro di un... Aspetta, te lo dico anche perché c'è Sempre minutaggio l'asta sopra. lui, Di un tutta la santa 25 partita. minuti, 25-30 minuti. Qua il Guardate Milan qua. è sotto solo di un gol da 5 minuti e viene graziato. Guardate che roba, ragazzi, questo è fallo laterale, fallo laterale, cioè su fallo laterale di posizioni, è impossibile. Vai, fallo laterale di mano. Guardate che ci hanno fatto qua. Qua stiamo posizionati, quindi questo ti dice come l'Inter sappia fare bene alcuni movimenti che se tu analizzi e studi, perché io lunedì scorso dicevo, Simo, pensiamo di più agli spazi che all'uomo, perché sono gli spazi che loro attaccano
non è il problema dell'uomo. Qua che cosa succede? Linea difensiva rotta un'altra volta, ok? Perché vediamo che un'altra volta Chiere che è uscito fuori sul Lautaro Martinez. Vediamo? Qua sta bene Teo, devo dire che sta stretto, però ancora non arriva, strano che non c'è Dumfries, ma arriva, eccolo, sta un po' in ritardo rispetto ai suoi standard. Quindi qua cosa succede? Di Marco batte la cosa, Krunic, eccetera. Mkhitaryan, guardate dove sta. Cosa fanno questi? Pulisic, Giroud, Leao, Loftus-Cheek, Krunic, Reinders che sta dando la difesa, eccetera. E chi era che ha rotto la linea? Questi fanno un semplice movimento. Mkhitaryan viene dentro al campo, Calabria lo segue e Di Marco gli si libera l'autostrada. Questo si fa, ragazzi, questo si fa a scuola calcio, non è che si fa Sì. Quando ne hai in Coppa 14-15 si fa. 14-15 anni sta cosa la fai, guardate. Mkhitaryan dentro al campo, Di Marco libero. Palla scoperta. Perché palla scoperta? Ecco, leggiamo cosa è scritto. Intanto Lautaro controlla e amministra bene la palla. Altro aspetto, Simone, detto lunedì, andate a rivedere la trasmissione, ho detto marcare a uomo Lautaro a centrocampo non serve. Perché? Perché amministra bene la palla, non la perde, la difende bene e la rigioca bene. E lo ha fatto tutta la partita sabato, tutta. Vedi, aspetto sottolineato nella stanza del lunedì. Analisi Inter. Vale la pena rompere la linea se possono occuparsene Loftus o Reinders, per dire? Cioè, là un centrocampista lo infastidisce, no? Che succede? Tu stai bello posizionato, tanto il danno lo fa uguale, guardate, lo fa uguale perché quella palla, scusa Simo, un secondo solo, guarda, questa va valutata scoperta. Perché va valutata scoperta? Perché ha il compagno libero da servire, che è Çalhanoğlu. Lui scarica dietro a Çalhanoğlu, Çalhanoğlu la mette su. Vai avanti, tranquillo. Ecco. Scarica dietro, palla scoperta, Di Marco è andato, Calabria ha seguito l'uomo, perché andiamo sull'uomo noi e loro lo sanno. Di Marco servito di prima, prende palla, andiamo avanti, prende palla, questi attaccano l'area, guardate Mkhitaryan, ancora lui, ha fatto 2 gol, altri 3-4 volte si è trovato davanti alla porta, Thuram eccetera, arriva a rimorchio Barella, Dumfries stavolta un po' in ritardo, quindi passaggio verticale, ricezione, cross veloce. Quindi cos'è la velocità? La velocità serve a prendere l'avversario fuori posizione. Se tu palleggi, quelli si mettono 5-3-1-1 e non passi più. Quindi dice dobbiamo attaccare di più con Leao, ma Leao dove va se l'Inter ha 5 uomini in area? Quindi attacco dell'area, seconda. E qua pure ti volevo far notare quello che dicevo pure prima della seconda palla. Guarda che se noi qui riusciamo a respingere la palla, è la loro, Guarda dove sta Barella, guarda dove sta Dumfries e guarda dove sta Martinez. Stanno sempre in anticipo, più pronti, più in campo, cioè così. Poi possono essere più forti di noi, attenzione, perdi uguale, seppure fai tutte le cose che noi abbiamo detto, magari perdi uguale, però magari non perdi così, in questo modo un po' traumatico, diciamo. Guarda questo. Solo, porca miseria, 10° minuto, qua vanno 2-0. Questo è gol. E qua pure sottolineato inserimento centrocampisti. Quello che avevamo detto lunedì. Poi a fine partita ci fa dobbiamo stare più attenti all'inserimento dei centrocampisti. Ma porca miseria. Ma lo sappiamo, no? L'hanno capito pure le rocce che il problema è quello, no? Ecco qua, questa esce di 5 centimetri sta palla. Maignan battuto e ci ha detto bene. Andiamo avanti, mister, perché abbiamo purtroppo ancora tanto da far vedere. A proposito di... velocizziamo. ci prendiamo... Sì, dobbiamo un po' velocizzare anche perché apriamo una parentesi. L'Inter va sopra di 2, il Milan la prova a riaprire con il gol di Rafael Leao. Allora, Simo, 2 volte l'abbiamo fatto. Subito verticalizzare, li prendi fuori posizione e gli puoi far male. Sfrutti le qualità che hai. Guarda qua, Teo, boom, Giroud, subito di prima, bravissimo, Leao nello spazio, gol. 2 volte l'abbiamo fatto.
Le altre volte noi ci mettevamo a palleggiare, ma che palleggi? Palleggi si mettono a posto, diciamo, no? Che qua poi Ciuguezze era andato in fuorigioco, lo sottolineo perché comunque deve stare più attento. Per esempio, io su sta cosa gliela farei vedere pure a Ciuguezze, eh. Tipo, guarda che qua se ti passa la palla sta in fuorigioco, devi O anche aspettare. magari il portiere la ribatte e tu sei in fuorigioco. Esatto. Eh. Purtroppo Purtroppo è una parentesi, perché alla fine il Milan vabbè, non ha fatto granché se non questo, un'azione di Teo simile, dove c'è invece che il passaggio in profondità di Giroud, quella sponda di Giroud di tacco con Teo che si esatto, inserisce a metà del primo tempo, esatto. e più o meno siamo arrivati qui. Però là Eh, pure l'attacco ai lati di Cialanoglu, quello che dicevo io, quella zona buia, quella è una zona da sfruttare, quella è tre terzo e quinto. Là gli puoi fare male all'Inter. Andiamo avanti, dove Sì. invece l'Inter ci ha rifatto male un'altra volta, sempre con Mkhitaryan, ed è un gol identico o quasi al gol della Champions League dell'anno scorso. Eh. Eccoci qua. Allora, qua io credetemi, non lo dico con polemica o che, cioè io qua onestamente non capisco. Cioè io ho provato a capire, ma non ci riesco. Cioè non capisco questo che cosa significa. 2, 4, poi Teo avanti, Leao avanti, Giroud avanti, cioè chi c'è adesso non lo so, c'è Ciuguezze, quello è. Cioè qua Calabria a centrocampo. Allora, noi abbiamo provato a capire la Mm. posizione di Calabria nelle scorse puntate e io ho detto, se Calabria serve a coprire Renders e Loftus perché stanno più alti, quindi coprire la seconda palla, di aggredire subito quello spazio che lo lasci vuoto perché le mezzali salgono, è un discorso. Ma se Calabria deve fare Pirlo, è un altro discorso che io non riesco a capire. Ieri Calabria, sabato, io ho visto che ha fatto 2 o 3 volte le impostazioni e le imbucate. Cioè Sì. non è compito suo, secondo me, No, il mediano in fare questa cosa. costruzione a squadra schierata non lo può fare. Non lo può fare. Cioè, non lo so, poi sbaglierò io. Attenzione, ragazzi, No, poi perché parliamo. povero va incontro anche una brutta figura lui, insomma. Poi Loftus esterno, cioè, ma tu non ho capito, ma gli esterni, no? Cioè, l'esterno è Ciuguezze. Perché Loftus fa l'esterno? Cioè, non riesco, capito? Ci sono delle cose che secondo me a Pioli qualcosa gli sta sfuggendo di mano. Perché a volte per sorprendere e dire guarda che ha fatto, oh, ha vinto il Milan, ha visto Loftus così, quello colà. Cioè, però non puoi fare l'allenatore pensando ai complimenti, fai l'allenatore semplice, poi si vedrà piano piano. Cioè, io non riesco a capire qua, capito? O serve solo magari come tornasole, come si dice, cartina di tornasole per far uscire gli avversari e poi lasciare le frecce più sui braccetti, magari, non lo so. Però mi sembra uno schieramento un po' così. Vabbè, andiamo avanti, guarda. Frattesi, Darmian, guarda Darmian, è arrivato. Ok, Leao che la colpisce di testa. Guardate Teo Hernandez dove sta. Punta con Giroud, Ciuguezze che ha stretto il campo perché giustamente abbiamo detto Loftus stava largo lui, quindi è andato Ciuguezze al posto di Loftus, che noi queste cose le abbiamo pure fatto i complimenti, gli scambi di posizione, non ci sono più i ruoli ma ci sono le funzioni, tutto giusto, tutto vero, però attenzione, sempre con una logica. E vabbè, colpisce di testa Leao e Teo perde facilmente questa palla, molto facilmente, come tutti i nostri, vedi, il quale poi che fa? Non è che cingischia, bim, bum, bum, bim, bim. Subito, prima verticalizzazione, Darmian Frattesi, addirittura questa palla, questo triangolo Darmian Frattesi, lo va a chiudere Cialanoglu, guarda dove sta e guarda dove arriva. E di prima mette il cross, guarda. Vedi, tanta, e mette subito cross dove ti beccano chi? Kier e Lautaro 1 contro 1. Lotta impari, no? Deve avere la copertura Kier o del terzino o dell'altro difensore centrale. Quindi se un centrocampista si prende ciao, è uscito a centrocampo su Arnautovic. A cosa serve secondo me? Non serve.
Calabria sta a centrocampo perché è partito in questa azione facendo il mediano, il terzino manca, non c'è. Cioè, io ho capito sorprendere, fare gli effetti speciali, però attenzione, manteniamo pure il minimo indispensabile, soprattutto contro avversari così pericolosi per noi, no? Quindi palla a Martinez, Kier, per carità di Dio, poverino, si mette lì, lo guardi, ho visto questa azione bene, come guarda la palla, quindi da uomo esperto. Che succede? Nella dinamica dell'azione il difensore centrale diventa Calabria. Cioè, ma non lo so. Tiav che sta su Arnautovic, va bene, Calabria è diventato difensore centrale, Chiera è diventato terzino. Ok. E poi questo che fa? Si trova pure l'occasione per calciare, invece temporeggia perché amministra bene la palla, come sottolineato nel discorso. Taglio di Frattesi seguito da 2 rossoneri, spazio svuotato, vedi Frattesi taglia, lo seguono in 2, Krunic c'è un altro. E ciao, no, e Loftus. Krunic e Loftus, bravo. Seguono l'inserimento, il taglio di Frattesi e Forse si addirittura libera è per la zona. Renders. Potrei dirti che potrebbe essere Renders, perché Vabbè, credo che adesso, Loftus sia quello vicino all'arbitro, però cambia sì, poco. bravo, sì, sarà Renders. Ma adesso chi è? Questo ti dimostra ulteriormente cosa che secondo me sempre, che poi perdi 10-1, attenzione, però secondo me avere un occhio più attento allo spazio e non all'uomo, cioè marcare gli spazi, perché in quegli spazi ti si inseriscono. Vedi Frattesi sposta gli avversari, Mkhitaryan si inserisce, guarda, eccolo qua. Pensa che addirittura qua chi lo va a contrastare, scivolate e ciao, poveraccio, guarda dove sta, l'ultimo cioè, boh, non lo so ragazzi, vabbè. Comunque, capito, perché seguiamo l'uomo, marchiamo a uomo e si liberano gli spazi. Cioè io mi ricordo le marcature, quando giocavo io si marcava uomo, poi a fine carriera ho cominciato a vedere la zona io, quasi a fine. Cioè voglio dire, se marcava uomo tu facevi i movimenti per portarti l'uomo e liberare gli spazi. Adesso è uguale. Sì, il calcio è cambiato, per carità, è ricambiato un'altra volta, adesso c'è uomo contro uomo, ma c'è uomo contro uomo, ma non così. Bisogna pure capire gli spazi da coprire, secondo me. Questo arriva tranquillo, guarda, spazio, poi qualità ne ha, che sia lui che c'ha gente che sa calciare in porta, Frattesi non te ne dico, e ti fanno male. Metto delle slide, mister, che per me sono quasi la cosa più pesante che ho visto in partita, poi ti dico il perché. Sì. 2-0 per l'Inter, il Milan non è ancora accorciato, con il gol di Raffaele Leao, è un'occasione che avrà Thuram al centro dell'area di rigore. Guardate questa. Abbiamo già visto un fallo laterale prima, no? Era a favore dell'Inter. Adesso addirittura a favore del Milan il fallo laterale. Guardate, Di Marco già corto su Calabria, quindi quinto su quarto ti fa vedere, no? Bastoni, guarda, facile proprio. Mette la gambetta, boom. Giroud superato. Di Marco prende la palla. Guardate come siamo messi noi. Krunic sta là dietro a copertura del fallo laterale di Calabria, perché segue Mkhitaryan, vedi il suo riferimento è Mkhitaryan. Kier riferimento Lautaro, ciao riferimento Thuram. Hernandez, guardate dove sta, cioè io voglio dire, no, adesso Teo, ti vogliamo bene, sei un fenomeno, sei fortissimo, però bisogna pure un attimo mettere la testa in campo, cioè là che fai là? Che fai là? Là devi stare in copertura, poi io ragiono con le coperture, Pioli evidentemente ragionerà, Teo guarda l'uomo che arriva, probabilmente è così e quindi non è colpa di Teo, e nemmeno di Pioli, nel senso guardano il calcio alla loro maniera, poi ognuno lo guarda alla sua maniera ed è tutto giusto, tutto legittimo, però là copri lì coso. Guarda, questo palla a Di Marco. No, ma infatti quello che a me ha fatto specie, adesso te lo mostriamo, sì, prego, sì. mister, è proprio questo, cioè il fallo laterale è un tuo possesso molto relativo, cioè Esatto. è una rimessa in gioco con le mani che non hai ancora il pieno possesso della palla, perché la palla deve andare al tuo uomo, la deve proteggere, poi magari la scarica, la giochi, allora a quel punto Teo da lì parte e va.
Ma Bravissimo sei Simo. già 6 metri su, è proprio il concetto che non va. Cioè, Sei noi, bottoniano. Io dicevo sempre ai miei giocatori, se non siamo certi di essere pienamente in possesso della palla, non dobbiamo assumere posizioni offensive, ma sempre prudenti. Poi io sarò uno che se la fa sotto e ci stanno allenatori più spregiudicati, no? Chiaramente. Però, vedi, cioè io dico, ma porca miseria, no? Questo, ciao, lo prendi alle spalle facile, cioè 1 contro 1 in area. Quello che abbiamo detto pure con la Fiorentina, abbiamo visto le azioni, non lo lasciamo l'1 contro 1 in area. E ste cose si studiano, dai ragazzi. Ieri chi è sabato che ha detto domani faremo video? Kier, no? Domani faremo video. E ho capito fai video, ma che vedi però? Che vedete? Cioè, qui tu, se Teo sta lì, guarda là. Teo non ce l'ha l'uomo. Non capisco perché sta lì. Se sta in copertura, questa palla gol non gliela lasci. Questo l'ha ciabattata la palla, questo è un altro gol che si sono mangiati loro. Se lo sono mangiato. torno un secondo indietro perché volevo togliere un dubbio, Sì. mister, scusa. Ah, ok, Di Marco è solo perché in realtà è andato nel mezzo spazio sulla rimessa lunga per Calabria, quindi si ritrova solo a crossare senza opposizione per quello. Sì, Ok. diciamo Di Marco, Simo, è andato in marcatura di Calabria. Cioè, Mm. tu mi dirai, ma Sì, perché sì. marca uno che batte il fallo? Sì, Ah, sulla perché sponda. Sì, sì. esatto, perché Calabria potrebbe comunque ricevere la palla di ritorno, no? Quindi lui lo marca e ti leva un uomo. Si è trovato lì, questo anticipa facile i bastoni su Giroud, guarda qua. Qua uno, cioè, questo ha fatto un gran gol, ma qua se l'hai mangiato, eh. Cioè, qua Sì, un sì, se l'ha Arnautovic, ritrovata un po' indietro, se no è gol. sì, qua Arnautovic fa gol, te lo dico io, eh. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo E avanti, poi- mister. Ci sono ancora un paio di occasioni per l'Inter. La prima ancora sul guarda, 2-1, da rinvio del rinvio di portiere, Sommer, quindi rinvio del a portiere, voglio squadre dire. schierate. Squadra schierata si ipotizza, no? Vai. Ah. Allora, ciao su Arnautovic e un'altra volta chi è l'ultimo uomo con Lautaro l'ultimo uomo e questo esce qui sfilacciati, vabbè, qua forse, ma no, qua 2-1, che forse 2-1 la sta giocando. Vabbè, Teo guarda dove sta. Cioè, non lo so, io ci sono cose che non capisco, ma non le capisco veramente. Vai. Esatto, guardate chi è Lautaro Martinez, guardate ciao dove è andato a finire, no? Su Arnautovic, ok? E senza coperture, cioè se ciao esce a centrocampo in marcatura forte, ci vuole la copertura. Reinders, Krunic, Teo che stringe, qualcuno ci vuole. E questo che fa? Palla libera qua, guarda Carlos Augusto, Arnautovic per terra, Mkhitaryan, possesso palla, la dà a Lautaro, Lautaro. Lautaro amministra come sa, come abbiamo detto. Guardate Mkhitaryan che è partito, Krunic lo perde, vedi? Punto interrogativo sotto. Tanto è vero che Ciao che stavolta bravo, cioè comunque nel concetto calcistico è giusto perché lui dice passa la palla, ormai l'uomo sta lì, io copro lo spazio. Quindi una volta che la palla ti ha superato, devi pensare allo spazio, non più all'uomo. All'uomo ci puoi pensare se la palla sta davanti a te, non dietro a te. Va a coprire lo spazio, ciao, vedi? Calabria, punto interrogativo, pure lui perché passivo, cioè Calabria ha dimenticato che è un terzino, ma non so fino a che punto per colpa sua, cioè l'ha dimenticato. Quindi questo ritorna, però qua che succede? Lautaro Frattesi, Frattesi Mkhitaryan sponda e addirittura qua vedi, qua recupera Reinders che stava seguendo Frattesi. Quindi cosa ha fatto? Scusa, vai pure un attimo, Simo. Guarda, pure qua guardate Reinders, quando Frattesi da palla va a coprire. Intelligente e preparato calcisticamente. Questo ha fatto, è stato guidato, gli sono state insegnate le basi. Evidentemente, vedi, la scuola calcio, nel senso come scuola calcistica da dove proviene, Certo. è una scuola che gli fa capire, pensa in questo modo e va giustamente dove va.
Calabria poco reattivo, abbiamo detto, recupera Renders che sta facendo Frattesi. Quindi Renders scherma Mkhitaryan, il quale fa sponda a Carlos Augusto che tira e Maignan para. Adesso non voglio dire che è un'occasionissima, no, però voglio dire, dall'invio del portiere, Sì, significa proprio... è bastata una palla lunga. Ok, adesso Chiudiamo, rivediamo. mister, con l'Inter. C'è Quella di l'ultimissimo, Florenzi. è il gol. Questa qua, questa vabbè, ok, siamo andati nel pallone ormai, no? Quindi Sì. per carità va giudicata in un certo modo, però io voglio dire, Florenzi palla a Ciuquezzi, ho pure tagliato qua le slide per far subito. Ciuquezzi è marcato sia da dietro che da davanti e Florenzi va dentro, dove vai? Dove vai? Questo parte, questo qui rimane marcato senza scarico e quindi sta rovinato quel ragazzo, no? Perde palla, Anche perché hai perso 4-1. Ormai hai perso, è il basta, 92esimo. dove Basta, vai? finita. Poi Florenzi, Florenzi è un ragazzo esperto, un ragazzo che sa di calcio. Cioè, viene il dubbio che gli viene chiesto a questo punto, perché sennò è da matti. Cioè. Non lo so. Quindi qua pure Mkhitaryan, 93esimo, questo 34 anni, quando parlate di età, si parla di età, quello è vecchio, questo 94esimo, ancora corre, tecnica e corsa, palla al piede 60 metri si è fatto, movimento di Arnaudic e Lautaro a portare via l'uomo, quello che abbiamo detto prima, loro ti spostano perché tu marchi a uomo, Teo in eterno ritardo, Frattesi dentro, gol, calcio di rigore questo è un calcio di rigore. Ok, è il 92esimo, ma questa gli diamo meno peso di tutte le azioni. Sì, per essere onesti sì, però ragazzi, è qua si è visto tutto, poi chi non vuole capirlo è perché non lo vuole capire. Questo non toglie nulla a Pioli, che è un grande allenatore, perché ci sono le categorie, se alleni in Serie A per 20 anni, alleni il Milan, non è che sei uno sprovveduto, attenzione. Però evidentemente lui con sto derby non vuole capire che si può anche un po' snaturare, non deve per forza imporre le sue idee a tutti i costi, ma rinunciare a qualcosa con un po' di umiltà aggiuntiva, che sicuramente ce l'ha l'umiltà, metterne un po' di più, per poi non prendere queste imbarcate, insomma, no? Ma io ad esempio, mister, andiamo subito a un po' di tempo fa adesso, alla Lazio. Sì, Mi sarei aspettato, ad esempio, come era successo magari un po' molti mesi fa in realtà con il Tottenham, ad esempio vedere un Krunic quasi come se fosse lo schermo, il primo schermo per sì, togliere la linea di passaggio alle due punte dell'Inter, almeno da non fargli arrivare la palla facile o sempre. Così sì, che fosse anche vicino nel caso che se rompi la linea la riequilibra lui. E invece no, c'è sì, tipo sì, qualche accorgimento un po' più difensivo, chiamiamolo così. sì. Comunque Simo, qua noi vediamo questo in Mm. questo momento, il concetto, no? Il concetto qual è? È uguale ad oggi, vedi? Questa è roba di 3 anni fa, no? 3 o 4 anni fa. Questa l'abbiamo vinta 3-2, quella al 92esimo. Mm. Però i concetti sono questi, vedi? Mkhitaryan, Calabria, vedi? Qua tipo Mkhitaryan tagliava dentro e quell'altro saliva su, cioè, i movimenti sono quelli là. Calulu che ha spaccato la linea, che è andato a marcare, non so se Immobile o chi per lui a centrocampo. Romagnoli che si ritrova 1 contro 1 e Hernandez attaccato alle spalle da Lazzari e da quest'altro che arriva, che non è Lazzari questo, ecco Correa. Lazzari, era Correa, quindi ce n'aveva 2 addirittura. E eccoli qua, vedi, le situazioni sono quelle. Adesso io non sono andato, però i concetti sono questi, sono identici. Guarda Correa può essere servito qua, no? Perché giustamente Romagnoli qua è andato a coprire lo spazio e non ha sbagliato. Poi la dai a Correa, Romagnoli sale addosso a Correa, Lazzari si inserisce, Correa manda Lazzari, calcio di rigore e gol. Capisce che voglio dire? Poi l'avversario non lo fa perché sbaglia, quello è un altro discorso. Tu non devi pensare l'avversario sbaglia, tu devi pensare
la situazione era pericolosa. Poi per fortuna che hanno sbagliato, ma non la guarda quest'altra, guarda qua, guarda, stesse cose, oh ragazzi, e stesse cose. Calabria in ritardo, Questo è un questo palo di che immobile. bravo, questo esce, gli fa il pallonetto, Sì, sì, sì. fa il pallonetto a Donnarumma, e questo che attacca di qua, cosa che se Immobile la dà di qua, questo va in porta. Poi per carità, poi quel Calulo, Tomori, non so chi sia, penso Tomori, magari la chiude quel passaggio, però non cambia. Il concetto è che tu non puoi prendere queste situazioni di gioco, voglio dire, non è, capito, queste situazioni di gioco non sono ammissibili a questi livelli qua, secondo il mio parere. Questa qua, guarda, si perde palla, guarda, Rebic che è uscito fuori dal campo perché ha perso palla, no? Aveva tentato un dribbling. Leao sta facendo la punta centrale, Cialanoglu il 10 e Castillejo l'esterno destro. Calabria, guardate come sta, perché Castillejo è stretto, Calabria è più largo. Krunic già sta in campo, si perde palla, guardate. Vai Simo. No, perché dopo questo non c'era nulla, mister. O me Ah, la sono vabbè. persa io, aspetta. Vabbè, no, vabbè, dai, Probabile. non ti preoccupare. Comunque è la solita situazione che Mm. perdiamo palla e praticamente ci parte Lazzari alle spalle di Teo, pure qua. Tranquillo, Strano. era questa, comunque non c'è Ok. problema. Però, mister, giusto per intenderci, quello che potevamo fare era questo. Ora, Ecco, sempre partita con la questa Lazio. invece, bravissimo, è stata una partita che abbiamo vinto 0-3. E io mi ricordo benissimo, Simone, che facemmo la stanza del lunedì e parlammo proprio di queste problematiche e dicemmo speriamo che a Roma invece non affronta in quel modo, ma più prudente, perché manda troppo gli uomini fuori posizione, diciamo tra virgolette. E quella partita la fece bene il Milan. Prende, vedi, guarda come stiamo, vedi, Saelemaekers, Benaser, Bonaventura, Cialanoglu. Adesso non so se Bonaventura faceva l'esterno sinistro, Cialanoglu l'esterno sinistro e Bonaventura il 10, no? E che si in copertura. Quindi qui stai proprio 4-1, 4-1 bello compatto, vedi? Guardiamo la slide dopo, dove vediamo proprio, guarda Correa che viene incontro, adesso qua non è proprio nella nostra metacampo, no? Cioè nel cerchio di centrocampo come addirittura abbiamo preso Lautaro, ma addirittura in tre quarti la difesa, la linea non si è rotta, guarda, non si è rotta. Correa incontro, va incontro, ma chi se ne frega? Lo prende Bonaventura. Cioè, se questo della Lazio dà la palla a Correa, arriva il Bonaventura là, ma Romagnoli non spacca la linea, vedi? E qua noi abbiamo fatto centrocampo con densità e difensori centrali nella linea. Questo è quello che secondo me dovevamo fare sabato noi, questi concetti qua. Poi ripeto, perdi la partita, la perdi 6-1, non lo so, perché le ricette non è che nessuno è mago, che arrivo io, cioè prendo io il Milan sabato e vinco 5-0. No, assolutamente. Però magari con questa tipologia di concetto, secondo me quegli spazi, quelle praterie non le lasci. Vedi che qua stiamo compatti noi. Mi sembra Chiudiamo, che è lui. mister, con quello che avevamo fatto vedere lunedì, velocemente, ovvero questo è quello che faceva l'Inter e che faceva la Fiorentina Bravo, contro. esatto. Dodò il Calabria della situazione. Vedi, Di Marco si è abbassato, no? Cialanoglu, vedi, le stesse cose. Barella. Andiamo avanti. Questa è una cosa che abbiamo visto lunedì scorso, giusto guarda, Dodò, Calabria, Milenkovic e Kier, vedi? Su Lautaro. La stessa cosa, guarda. Thuram dietro da solo e Dumfries che sta già in posizione offensiva preventiva, guarda là sotto. Vai avanti, eccolo qua. Stesse cose. Quindi voglio dire, l'analisi non è che devi rivedere i derby. Puoi anche rivedere la Fiorentina, puoi pure rivedere Cagliari-Inter, quello che ti pare a te, se non vuoi rivedere i derby. Ma quello che fa l'Inter era chiaro, cioè era chiaro, era analizzato, analizzabile. Eccolo qua. Quindi perché tu ti sei esposto a questo gioco ideale per loro? Poi confermo, riconfermo, magari perdi uguale. Attenzione, non è che vinci, se sono più forti e vincono.
però comunque hai provato a correggere alcune cose, diciamo, a togliere loro qualche arma. Mister, noi siamo arrivati in chiusura, abbiamo fatto Sì, esattamente un'ora di gioco, diciamo così. vabbè, valeva la pena oggi, dai. Oggi sì, oggi valeva la pena, è stata l'analisi del derby di sabato, domani si torna in campo, c'è Newcastle, speriamo di vedere un Milan. Che cosa speri di vedere, mister, in realtà? Simone, noi intanto precisiamo Mm. che siamo una trasmissione che dice le cose come stanno, insomma, non è che siamo depositati di verità, però cerca di dire le cose oggettivamente, no? Poi però stiamo dalla parte del Milan e stiamo dalla parte di Pioli, quindi questo sia chiaro. Come tante volte l'abbiamo incensato e osannato, che ha fatto cose splendide, sicuramente tornerà a farne di splendide. Secondo noi oggi andava un attimino andavano dette le cose come stavano, sempre secondo noi, però sempre massimo rispetto. Domani speriamo appunto nella reazione della squadra e soprattutto di avere una gestione della partita intelligente, no? Comunque questa è una squadra, secondo me, che potrebbe essere più, ma non perché è più facile, perché sono deboli, come tipologia di squadra la vai ad affrontare alla pari, no? Magari non ha questi tipi di armi, ecco, diciamo così. Però sicuramente sarà una partita difficile, perché è una squadra forte, una squadra solida, una squadra che fa la Champions League. Quindi le partite di Champions League sono sempre e comunque, non è più come 30 anni fa, Simo. 30 anni fa, bene o No, male, certo. riuscivi a fare un pronostico, dici no, ma noi siamo più forti, adesso squadre che stanno in Champions stai al top, poi finiti i gironi stai proprio all'ultra top, là non c'è squadra che tu dici arrivo e me la mangio, non esiste, non è così. Quindi Noi siamo speriamo arrivati. bene. Dimmi, mister. No, speriamo bene, siamo i primi tifosi, Speriamo bene. ci mancherebbe. Siamo arrivati in chiusura, noi ci ritroviamo domani mattina con tutti gli appuntamenti della radio che andranno avanti ovviamente per fare poi pre e post di Milan Newcastle, esordio in Champions League del Milan. Mettete like al video, insomma abbiamo fatto un'ora esatta di analisi tattica del derby. Mettete like al video, ricondividetela, ditelo agli amici, ai parenti, ai genitori, ai cugini, insomma chi volete. Condividete la trasmissione con altri semplicemente tifosi del Milan. Mister, grazie e buona serata. Grazie a voi, grazie, buona serata. Buona serata anche da parte mia, a domani.